Eccoci finalmente giunti al quarto e ultimo episodio della storia di Usain Bolt, anche se poi in realtà ho in programma di pubblicare tra un mesetto circa un episodio extra in cui parla degli avversari e dell'eredità lasciata da Bolt. Ma prima di entrare nel vivo di questo video, rinfreschiamoci la memoria e ricordiamoci dove ci siamo lasciati nel terzo episodio. Ci siamo lasciati con i campionati mondiali del 2011 a Daegu in Corea del Sud, dove Bolt aveva perso i 100 metri a causa di una sua falsa partenza e poi si era rifatto enormemente con i 200 metri e anche con la staffetta 4%. Oggi riprendiamo esattamente dall'anno successivo, quindi riprendiamo dal 2012. Ma prima di entrare nel vivo di questo video faccio partire come al solito la sigla. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, speaking fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. Eccoci al 2012, un anno olimpico, un anno in cui Bolt avrebbe dovuto confermare il fatto di essere il campione olimpico in ben 3 specialità, quindi mica poca roba. L'inizio della stagione 2012 è un po' particolare, perché c'è qualcosa che fa vacillare il trono di Bolt. Perché ai campionati nazionali giamaicani, che si svolgono ad inizio stagione, Bolt non vince e addirittura arriva secondo sia nei 100 che nei 200 metri, dietro proprio a Yohan Blake, il suo compagno di allenamento che l'anno precedente gli aveva soffiato il titolo nei 100 metri. E quindi Yohan Blake è sulla cresta dell'onda, Bolt viene battuto proprio in gara dal suo compagno e quindi l'inizio stagione non è per nulla dei migliori per il nostro protagonista. E qui arriva già il primo di una serie di aneddoti di questo video, perché prima di entrare in pista ai campionati nazionali Bolt è andato da Blake e gli ha detto: guarda zii, tu sei il campione mondiale in carica nei 100 metri, io nei 200, ma sappi che quando entriamo tutto il pubblico farà il tifo per Asafa Powell, perché a Kingston è lui il re indiscusso. Tutti fanno il tifo per lui, non per noi. Certo, avremo il nostro pubblico, ma guarda, la maggior parte sarà per lui. Quindi, detto in modo semplice, non cagarti addosso per la paura, perché non ce l'hanno con te, ma semplicemente vogliono esaltare lui. Ed è esattamente quello che succede. Quando vengono presentati gli atleti, il pubblico di Kingston esalta maggiormente Asafa Powell rispetto a Bolt o a Blake. Tornando un attimino alla gara, Bolt aveva rosicato non poco per la sconfitta, non tanto nei 100 metri che sì gli importava ma neanche più di tanto, ma soprattutto nei 200, perché quella la sentiva la sua gara, erano i 200 metri la sua gara preferita, non quella più corta. E certamente Bolt sapeva che Yohan in quel periodo era in uno stato di forma strepitoso, cioè lo vedeva agli allenamenti che andava come un treno, e Bolt dal canto suo sapeva anche di non essere in forma, sapeva di non avere molte energie, si sentiva abbastanza rigido durante la corsa, cioè non si è piaciuto neanche durante la corsa, quindi in realtà non si stupiva neanche più di tanto che avesse perso. Però Bolt non è un atleta che si lascia deprimere dalle sconfitte, ma anzi è andato da Blake e in tono tra lo scherzoso e il fin troppo serio gli ha detto: mai più, questa cosa non succederà mai più. Inteso ovviamente il tu non mi batterai più, soprattutto sui 200 metri. Col senno di poi dobbiamo ringraziare queste sconfitte, perché hanno fatto trovare a Bolt ancora una volta la motivazione per mettersi ancora più sotto con gli allenamenti, per dare il giusto tempo all'atletica e dargli la priorità, perché come al solito Bolt quando passa un po' di tempo comincia poi a impegnarsi un po' di meno, comincia a essere un po' più pigro durante gli allenamenti, e quindi delle sconfitte gli mettono un po' di pepe che lo fa andare un po' più veloce, che lo fa impegnare un po' di più. Durante la stagione poi si susseguono diverse tappe della Diamond League e si arriva così all'evento clou dell'anno, che sono i Giochi Olimpici di Londra del 2012, e lì Bolt sottolinea senza grande difficoltà di essere
lui il più forte al mondo, perché ferma il cronometro a 9,63 nei 100 metri e 19,32 nei 200, quindi tempi veramente molto vicini al suo record mondiale, veramente strepitosi, e diventa anche il primo atleta nella storia a difendere con successo il titolo sia nei 100 che nei 200 metri nei giochi olimpici. Cioè non è che sia stato il primo atleta capace di vincere per 2 volte di seguito i 100, ma è stato il primo a vincerli 2 volte di seguito in entrambe le gare, che è una cosa incredibile considerando che la storia dei giochi olimpici moderni aveva già più di 100 anni. E poi ciliegina sulla torta, vuoi non fare un record mondiale anche nella 4x100 metri? E lì è arrivato il primo e tutt'oggi unico tempo nella storia sotto i 37 secondi. Infatti la Giamaica ha fermato il cronometro a 36,84. E qui abbiamo un altro aneddoto, perché se io non dico almeno 42 aneddoti per video non è un video di pillole di atletica. A fine gara Usain voleva portarsi a casa un souvenir per ricordarsi un po' questi giochi olimpici, perché lui in realtà le medaglie non le tiene in casa, dopo che una volta precedente aveva addirittura rischiato di perdere le sue medaglie olimpiche a New York, e da quel momento aveva deciso di metterle in una cassaforte, in un caveau, ovunque, basta non in casa. Cioè qualcuno doveva tenergliele per lui perché aveva paura di perderle. E con questo ho anche fatto un aneddoto dentro l'aneddoto, praticamente sono arrivato all'inception degli aneddoti. Però ritorniamo al primo aneddoto. E Bolt voleva questo souvenir, e allora alla fine della staffetta, quindi alla fine dei giochi olimpici praticamente, è andato dal giudice di gara e gli ha detto: oh zii, posso portare a casa un testimone? C'ho voglia di un souvenir. Sì, praticamente è diventato anche un finto toscano il nostro Usain. E a quel punto il giudice gli ha risposto: guarda, mi dispiace, ma da regolamento non posso lasciarti il testimone, non posso lasciartelo come souvenir. E lì in quel momento dal walkie talkie gli hanno detto: oh, ma che, sei impazzito? Lasciaglielo il testimone, cioè stai parlando con Bolt, lasciagli il testimone. E a quel punto il giudice, anche con un misto di imbarazzo, giustamente ha lasciato il souvenir al nostro protagonista. Lasciamo da parte un attimo gli aneddoti, se no faccio altre 7 puntate e altro che finirla in questo video. Il 2012 probabilmente è stato la consacrazione definitiva di Usain, perché un conto è vincere l'Olimpiade e subito dopo il mondiale, come gli era accaduto nel 2008-2009. Ben altro discorso è riuscire a confermarsi a 4 anni di distanza. E questo a dimostrazione del fatto che il 2008-2009 non sono stati anni fortunati in cui girava bene il mondo per Usain, ma erano frutto di un talento e di una programmazione adeguata. E a proposito di programmazione, qui salta fuori un altro aneddoto, praticamente questo è l'aneddoto delle leggende più che la fine della leggenda. Glenn Miles, dopo le gare di Londra, non ha detto bravo Usain, sei stato un bravo atleta, ma è andato da lui e semplicemente gli ha detto che era un dilettante. Cioè, mettiamo un attimo in prospettiva la cosa. Usain è il campione olimpico, è il bicampione olimpico di 3 specialità: 100, 200 e 4%, al record del mondo, fatto pochi anni prima, e a queste Olimpiadi li ha quasi siglati di nuovo i record mondiali, di cui uno l'ha anche fatto tra l'altro nella staffetta. E il suo allenatore gli ha detto: guarda, sei un idiota perché sei un dilettante, non sei neanche un vero professionista. E questo era dovuto al fatto che, secondo Glenn Miles, Usain aveva gestito veramente male le gare, perché nei 100 metri aveva sbagliato totalmente il tempismo su cui buttarsi sulla linea di traguardo, mentre nei 200 metri gli ha detto addirittura che si era fermato troppo presto dallo spingere, che aveva smesso di accelerare troppo preventivamente, perché Glenn Miles era convinto che a questi giochi olimpici Bolt avrebbe potuto siglare nuovamente i record mondiali, fare di meno di 9,58 e di 19,19. E quindi dal canto suo, se Glenn Miles era convinto di questa cosa, si vede il suo atleta che per errori, a detta lui, banali, non li fa, allora, cioè zii, sei un dilettante, c'è poco da fare dalla parte di Glenn Miles. Però non è successo, questi record mondiali sono tuttora i record mondiali lì, belli, granitici, e quindi niente, dobbiamo fidarci delle parole di Glenn Miles, che avrebbe potuto siglare un nuovo record mondiale Bolt, però non lo sapremo mai con certezza. Lasciamoci alle spalle il 2012 e approdiamo al 2013, forse l'ultima vera stagione di un grandissimo Bolt in carriera, e infatti il 2013 procede liscio, senza problemi, molto di più rispetto al 2012. A parte un attimino una sconfitta da parte di Gatlin in un 100 metri che ha battuto Bolt di un centesimo di secondo proprio all'inizio stagione, poi per il resto Bolt scende in pista, vince, si fa i suoi bei tempini,
poi arriva a Londra, gareggia ai campionati mondiali e lì sciallo sciallo si vince le sue solite 3 medaglie d'oro, 100, 200 e anche la 4 per 100 metri, con tempi di tutto rispetto, perché ha fatto 9,77, 19,66 e 37,36. E di queste 3 gare l'unica vera cosa da segnalare sono i 100 metri, perché è stata una finale un po' particolare visto che pioveva molto e addirittura Gatlin, per dire che era lì in finale, si era convinto a una certa che avrebbero rinviato la gara per troppa pioggia, quindi pensate voi quanto stesse piovendo quel giorno. Però Bolt un 9,77 l'ha sparato lo stesso e quindi tutti belli felici, tutti a casa con una nuova medaglia. E così Bolt continua ad accrescere la sua leggenda, perché diventa il primo atleta nella storia a vincere per 3 volte i campionati mondiali nei 200 metri. Certamente i campionati mondiali non hanno una storia così lunga come i giochi olimpici, perché ci sono solo dall'87, però comunque lui per ora è stato l'unico a realizzare un'impresa del genere. E poi vabbè, vuoi non vincere per la 5ª volta il premio di atleta dell'anno dalla Federazione Internazionale di Atletica? No, quindi Bolt si porta a casa un altro premio. Poi vabbè, l'unica cosa un po' diversa è che a inizio stagione sono rispuntati i 400 metri di rodaggio, quelli soliti, con tempi da 46,5, poi si è fatto anche una 4x400 Bolt, però non sono da prendere in considerazione, perché veramente in gare del genere a inizio stagione e molto ravvicinate non è che si sia impegnato molto, sono proprio veramente degli allenamenti in gara. Abbandoniamo quindi gli ultimi anni di grandissima atletica per Bolt e arriviamo al 2014, un anno di svolta col senno di poi per Usain, perché all'inizio del 2014 subisce un infortunio agli ischiocrurali che lo tengono addirittura lontano 2 mesi dagli allenamenti. E il 2014 è veramente un anno da buttare per Usain, perché a parte che non c'è quasi niente di competizioni di alto livello, e poi questo infortunio, come vedremo in seguito, cambierà tutta la storia di Bolt da qui in avanti. Le uniche cose accadute nel 2014 sono appunto questo infortunio, una medaglia d'oro nella 4x100 metri ai Commonwealth Games, cioè una specie di giochi olimpici per tutti gli ex paesi dell'impero britannico, e infine arriva proprio una garetta sui 100 metri indoor, che figuratevi quante ce ne sono state nella storia di 100 metri indoor, in cui Bolt sigla il record del mondo con 9,98, che però è una gara che veramente la si fa un po' per divertimento e basta, quindi il valore di questo 9,98 è pari a 0. Nel 2015 si comincia veramente a capire che qualcosa non funziona più in Bolt, che qualche ingranaggio comincia a essersi un po' inceppato, perché da quest'anno, dal 2015, Usain comincia a parlare di un possibile ritiro dopo Rio del 2016 o dopo Londra del 2017, quindi qualcosina cominciava già a cambiare in lui. Ed è strano cominciare a parlare di cose del genere quando lui nel 2017 avrebbe avuto solo 31 anni, quindi qualcosa di strano doveva esserci. Infatti nel 2015 Usain gareggia poco, non impressiona più di tanto come tempi e comincia a dare l'idea di non essere più lui il migliore al mondo. Infatti nel biennio 2014-2015 che ha dominato in lungo e in largo sulle piste di tutto il mondo è stato Justin Gatlin, non Usain Bolt. E arrivati all'appuntamento più importante di questi 2 anni, cioè i mondiali di Pechino del 2015, sulla stessa pista in cui Bolt aveva siglato un 9,69 che era il record mondiale del 2008, Usain non ci arriva come favorito. Il favorito è Gatlin, perché è lui che ha dimostrato le cose migliori negli ultimi anni. Però ricordiamo che Bolt è un ragazzino venuto su dal nulla, cresciuto nella campagna e che fin da subito ha dimostrato di essere un agonista fotonico, cioè ha dimostrato fin da subito che a lui non importano i tempi, a lui importano le sfide uomo contro uomo, lui contro qualcun altro, non contro il tempo. Ed è proprio nel momento più importante della stagione, nel momento in cui lui deve far vedere che è il migliore di tutti, che lo fa, che vince, che a Pechino conquista 3 medaglie d'oro di nuovo, nonostante nei 2 anni precedenti sia stato un atleta abbastanza mediocre rispetto al passato. E lì via 9,79 nei 100, 19,55 nei 200 e un altro oro nella 4x100 metri. E così ancora la leggenda aumenta, con nuovi titoli, con il fatto di essere l'unico uomo nella storia a vincere 4 volte i 200 metri ai mondiali.
cosa che neanche a 3 volte gli altri c'erano mai arrivati, perché ho detto le stesse identiche cose 10 minuti fa. Però abbiamo già visto che non è più il Bolt dei tempi migliori, e ormai nel 2016 è chiara questa cosa, è confermata. Gareggia veramente poco nel 2016. Per darvi un paragone, pensate che nel 2013 Bolt ha fatto una quindicina di gare in tutto il mondo, mentre nel 2016 ne ha fatte solo 8, cioè parliamo di praticamente la metà delle gare, di cui 3 però sono ai Giochi Olimpici, quindi 3 sono istituzionali e solo 5 fuori dal grande evento. A livello di risultati come medaglie è ancora assurdo Bolt, perché a Rio de Janeiro in Brasile ai Giochi Olimpici vince nuovamente 3 gare, vince i 100 in 9,81, i 200 in 19,78 e la 4 per 100 metri in 37,27. Però come avete appena sentito, il tempo in sé, la prestazione non è come i tempi d'oro, non è il 9,63 fatto 4 anni prima. Tuttavia questa cosa viene un pochettino nascosta dal fatto che lui nel 2016 aveva 9 ori olimpici, cioè ha gareggiato nelle ultime 3 Olimpiadi e nelle ultime 3 Olimpiadi ha vinto 3 ori, ed è pazzesco, era una leggenda vivente. Di lui si parlava già di leggenda quando ancora gareggiava, che è una cosa che capita veramente a poche persone. Peccato poi che l'anno successivo gli verrà tolta una di queste medaglie d'oro, perché si è scoperto che Nesta Carter era positivo ai Giochi di Pechino del 2008 e quindi gli è stata tolta la medaglia a tutta la staffetta giamaicana. E ragionandoci un attimo sopra, se paragoniamo il triennio 2011-2013 con il triennio successivo 2014-2016, sembra quasi di vedere 2 atleti diversi. Perché da una parte abbiamo il Bolt giovane, con tantissima energia, tanta voglia di impegnarsi, cioè tanta voglia relativamente al fatto di essere Bolt, con anche dichiarazioni di adesso entro in pista e spacco tutto, e dall'altra parte abbiamo invece un Bolt che appare stanco, appare un vecchio atleta che comincia a essere un po' stufo dell'atletica, che gareggia proprio giusto il minimo per salire di condizioni, che riesce a fare grandi risultati solo durante il grande evento dell'anno, e poi in realtà anche a questo grande evento non impressiona più come ai vecchi tempi. Sono risultati modesti rispetto ai suoi precedenti standard. È un po' come se fosse un vecchio leone che non vuole farsi rubare il posto da nessuno, perché vuole rimanere lui il maschio alfa, però è stufo effettivamente di essere il maschio alfa. E con questa consapevolezza arriviamo all'ultima stagione da agonista di Usain Bolt, e arriviamo così al 2017, e forse con il senno di poi sarebbe stato meglio che questa stagione non fosse mai esistita e si fosse ritirato nel 2016, che avrebbe finito un po' meglio, però adesso ci arriviamo. La teoria secondo la quale Bolt cominciasse a essere stufo dell'atletica e anche con sempre maggiori problemi dovuti alla sua scoliosi è sostenuta anche dal fatto che nel 2017 lui non ha mai preso parte a neanche una gara sui 200 metri. Cioè in 3 puntate, in oltre un'ora e mezza di storia di Bolt, abbiamo sempre detto che Bolt ama i 200 metri, che è la sua gara, che è quella che gli importa di più, è quella che ha rosicato di più quando Blake lo ha battuto ai campionati nazionali. Eppure nel 2017 lui non ci gareggia, non fa i 200 metri. Perché come abbiamo visto anche i 200 metri sono quelli che per via della curva gli causano maggiori problemi alla schiena, visto che lui ha una scoliosi anche molto importante. Al massimo si è concesso un 150 metri a Melbourne a inizio stagione, chiudendoli in 15,28, però poi un vero mezzo giro di pista non l'ha mai fatto in stagione. E per il resto si vede lo stesso Usain delle precedenti stagioni, poche gare giusto per salire in condizioni e poi via in pista l'appuntamento clou dell'anno, che nel 2017 erano i campionati mondiali di Londra, e lì avviene l'ultimo doloroso atto per tutti i fan di Usain Bolt, perché di base non è sceso neanche in pista nei 200 perché non ci ha gareggiato. Nei 100 metri si sperava di vederlo con l'ultima volta con un oro al collo, e invece arriva terzo, neanche secondo, terzo, dietro al vincitore Justin Gatlin e dietro a Christian Coleman. Anche se in realtà questa sconfitta nei 100 metri ci ha regalato forse una delle immagini più belle di tutta la storia dell'atletica, almeno è una delle mie preferite, cioè di Usain che viene omaggiato da Gatlin, che gli fa una specie di inchino per dire: ho vinto io,
ma il re, l'imperatore della velocità rimani te, cioè tu rimani il più grande di sempre nei 100 metri. Ed è stato un bel omaggio, anche se il pubblico di Londra è stato abbastanza idiota perché si è messo a fischiare Gatlin, però vabbè, dettagli. E poi arriviamo all'ultima vera gara della carriera di Bolt, la staffetta 4%, dove Bolt non arriverà mai in fondo. Bolt non concluderà mai questa gara perché nel rettilineo finale, dato che lui era l'ultimo frazionista, si infortuna proprio agli ischiocrurali e cade a terra dolorante, e così l'ultima sua gara è targata DNF, Did Not Finish. Non è finita, non è stata conclusa la gara. E così termina la carriera agonistica del più grande atleta di sempre nella velocità, con 8 medaglie d'oro olimpiche, 11 medaglie d'oro mondiali e con 3 record mondiali tutt'oggi all'attivo. E forse anche con la consapevolezza di essere stato l'atleta più iconico per ora del XXI secolo. E qui finisce solo la storia di Bolt come atleta, perché abbiamo ancora un ultimo capitolo per concludere la sua storia. Perché conclusa la carriera da atleta, Bolt cerca di reinventarsi come calciatore e infatti nel 2018 gareggia prima in Norvegia e poi in Australia nel calcio. Però senza particolari doti, senza impressionare. Pensate che addirittura in Australia c'è rimasto solo 8 settimane, quindi cosa ha fatto? 3-4 partite, non di più. E qui altro aneddoto. C'è stato un attimo in cui Bolt pareva essere veramente molto vicino all'Italia, perché pare che a fine 2018 lui abbia ricevuto un'offerta dalla squadra di Malta, quindi magari avremmo potuto avere Bolt veramente attaccato a casa nostra. Però Usain era conscio di non essere così bravo a calcio e infatti poi a gennaio 2019 ha annunciato di appendere anche le scarpe da calcio al chiodo. Finita la carriera sportiva, Usain non riesce a stare con le mani in mano e nel 2018 si inventa anche come producer di musica. Infatti se digitate qua su YouTube Usain Bolt Music trovate di sicuro le sue canzoni, lui ci mette giusto la faccia, diciamo. E per il resto Bolt è attualmente felicemente sposato con Casey Bennett, dalla quale ha avuto anche 3 figli: Olympia nel 2020 e poi una coppia di gemelli, St. Leon e anche Thunder nel 2021. E quindi sì, Bolt ha chiamato suo figlio Tuono. Ed infine l'ultima novità è un simile ritorno allo sport di Bolt, perché dal 2022 ha fondato la sua squadra e-sportiva, ovvero quella di sport elettronici, praticamente i videogiochi. E in realtà per chi conosce Bolt non è una cosa strana, perché lui ha sempre videogiocato da quando poteva, cioè da quando è un atleta professionista e aveva i soldi. Tant'è che durante delle interviste ha detto anche che durante i giochi olimpici lui, per rilassarsi un po', giocava a Super Mario oppure a Mortal Kombat, Tekken o anche Call of Duty, dimostrando anche di avere una certa variabilità di generi preferiti per i videogiochi. Ma tornando all'atletica, abbiamo anche l'ultimo aneddoto di questo video, perché ogni tanto circola la voce di un possibile ritorno di Bolt, complice la voglia di rivedere questo campione di nuovo in pista da parte della gente, e dall'altra un pochettino anche complice il suo account ufficiale, perché ogni tanto posta vecchie foto, vecchi video di lui che si allena e a volte la gente pensa che si stia ancora allenando per un possibile ritorno, anche se in realtà un possibile ritorno l'abbiamo quasi sfiorato, perché a fine 2019, quando aveva smesso col calcio, a Bolt era venuta una mezza idea e allora era andato a parlare con Glenn Miles e Glenn gli ha detto: guarda, io non ti alleno, se vuoi tornare torna pure, ma io non ti alleno perché tu ti sei ritirato, quindi dovresti prenderti le tue responsabilità da atleta, da persona, e non tornare più. E allora Usain, visto che non poteva tornare con l'allenatore che l'aveva reso grande, con l'allenatore che considerava come un secondo padre, a quel punto ha detto: va bene Glenn, va benissimo, io non torno, a posto così. E con questo concludo la storia di Bolt, un viaggio che ci è durato per 4 episodi da almeno 20 minuti l'uno, e addirittura credo di essere arrivato anche molto vicino alle 2 ore totali, e di sicuro le 2 ore totali verranno sfondate con l'episodio extra che uscirà probabilmente tra un mesetto, che parlerà degli avversari principali di Bolt e anche della sua eredità.
e spero vivamente che questo video vi sia piaciuto. Spero che abbiate assaporato insieme a me questo viaggio alla scoperta del più grande velocista di tutti i tempi, e se così fosse e non l'aveste ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale, perché così potete essere sempre aggiornati sui prossimi video. E detto chiaramente, onestamente, se questi video di Bolt vengono apprezzati, allora è possibile che io mi impegni nuovamente per fare una serie su qualche atleta che sia così lunga, così strutturata, perché vi assicuro che è stato un lavoro immane prendere tutto il materiale, scriverlo, montarlo, registrarlo, però ne è valsa la pena. Sono molto soddisfatto di come sia venuto e spero appunto che lo abbiate apprezzato anche voi. Con questo smetto di parlare, perché mi avete sentito parlare veramente per troppo tempo, e vi auguro buon divertimento agli allenamenti e buona fortuna alle gare. Ciao a tutti!